Oggi andremo a fare il test e la recensione di uno dei migliori battery phone presenti attualmente sul mercato. È anticaduta, antipolvere, impermeabile, con una super batteria al litio da 16.500 mAh che ne consente un'autonomia di addirittura 1200 ore a schermo spento, praticamente 50 giorni, 120 ore di chiamate ininterrotte, e per quanto riguarda l'utilizzo medio intensivo lo potrete utilizzare 4-5 giorni prima di doverlo ricaricare. È uno dei migliori battery phone lanciati in questo 2023. Prima di partire con la recensione vi ricordo che se volete essere sempre aggiornati ai nuovi prodotti di tecnologia come questo, di lasciare un like e iscrivervi al canale, così sarete sempre aggiornati alle mie nuove pubblicazioni, e soprattutto che nella descrizione di questo video vi ho lasciato il link diretto per poterlo acquistare e la sua completa scheda tecnica. Sigla e partiamo con l'unboxing. Apriamo la scatola, tiriamo via la copertura. Olè! Guardate che bestione! Il layout è veramente super aggressive. Comunque dopo lo andremo a analizzare. Concludiamo con l'unboxing, dove troviamo il manuale di installazione, l'alimentatore dotato di slot di tipo C e compatibile con la ricarica rapida a 33 watt. E infine non può mancare il cavo di ricarica sempre di tipo C. In conclusione, questo è tutto quello che troverete all'interno della confezione. E ora andiamo a analizzare il telaio. Partiamo dal lato di sinistra, dove troviamo lo slot per le nano SIM. Lo vado ad estrarre. Come vedete è doppio slot, nano SIM 1, nano SIM 2, oppure al posto di una delle due potete inserire una micro SD per espandere la memoria fino a 2 TB. Proseguendo troviamo questo tastino rosso che è il tasto personalizzabile ed è ben zigrinato, così da aumentarne notevolmente la presa. E infine questo bellissimo tasto arancione con il simbolo della torcia che servirà ad attivare questo potentissimo LED posteriore. Nella parte inferiore troviamo lo slot tipo C di ricarica, eccolo qua, ben protetto da un gommino protettivo che ne aumenta l'impermeabilità, e il primo dei due speaker, eccolo qua nella griglia di destra. Non fatevi ingannare dalla griglia di sinistra perché è stata inserita solo a fini estetici. Nel lato di destra troviamo il regolatore del volume, più e meno, anche questo è ben zigrinato, e il tasto d'accensione che è anche il sensore di impronte digitali. Nel lato frontale troviamo la selfie camera della Sony IMX616 da 32 megapixel e infine il fiore all'occhiello di questo F102, ossia il lato posteriore, dove troviamo la tripla fotocamera con la principale Samsung da 108 megapixel con apertura di 1.8, il Night Vision da 20 megapixel e la macrocamera da 5 megapixel. Sotto le telecamere troviamo gli infrarossi e il flash, e infine il pezzo forte di questo Fossibot, ossia la mega torcia con una potenza di ben 495 lumen. Andiamo subito a testare la scorrevolezza. Guardate, va veramente molto veloce, lo sto cercando di mettere in difficoltà, ma per ora regge bene. Andiamo a aprire anche un articolo a caso, direi questo. Vediamo anche se all'interno dell'articolo si muove veloce, e direi di sì. Andiamo anche a zoomare qualche immagine, anche qui è molto rapido, provo anche a sottolineare e direi che anche qui ci siamo. E ora andiamo a fare un tour delle impostazioni. Come vedete sono le classiche di Android 13, wifi, scheda SIM, display eccetera eccetera. Partendo dallo schermo vi informo che questo modello ha un display IPS in Full HD Plus 2408 x 1080 pixel, 16 milioni di colori, 401 ppi e 120 Hz di refresh rate, e anche la funzione della luce adattiva. Adesso vado a flaggare, guardate, si regola in maniera automatica. Per quanto riguarda la sicurezza, Fossibot ha fatto veramente un lavoro eccezionale perché sono presenti tutti i dispositivi, a partire da trovo il mio dispositivo se per caso doveste perdere il cellulare, il blocco PIN numerico, quello classico sullo schermo, lo sblocco facciale e anche il sensore di impronte digitali. Adesso le andiamo a provare. Partiamo con lo sblocco facciale. Guardate, l'ha sbloccato in meno di un secondo. Ora andiamo a testare anche il sensore di impronte, l'ho già messo in stand by, sbloccato subito. Facciamo altri 2-3 tentativi. Vediamo, sbloccato di nuovo, facciamo anche l'ultimo al contrario e direi 3 su 3. Come protezione ci siamo. E per quanto riguarda il processore, questo Fossibot monta l'affidabilissimo MediaTek Helio G99 6 nanometri con 2 Cortex A76 da 2,2 GHz e 6 Cortex A55 a 2 GHz. È dotato di un ARM Mali G57 MC2. Per quanto riguarda la memoria abbiamo 12 GB di RAM DDR4 e 256 GB di ROM espandibili, come vi dicevo prima, con una micro SD fino a 2 TB. Ma se per caso siete come me degli scaricatori seriali di app, non vi preoccupate perché addirittura potete espandere ulteriormente la memoria
con la funzione della Virtual RAM, raggiungendo addirittura ben 20 GB di RAM, veramente non male. Per quanto riguarda le dimensioni, ha un'altezza di 172 mm, una larghezza di 82, uno spessore di 25 e un peso totale di 495 grammi. Un'altra opzione molto utile è lo Smart Assist, dove possiamo andare a settare tutte le regolazioni del tasto personalizzabile. Singolo clic, doppio clic e pressione prolungata, a cui potete legare le applicazioni che utilizzate di più. E infine, come ciliegina finale, c'è una funzione che veramente mi ha stupito, ossia la modalità guanti, perché lo schermo di questo Fossibot è stato progettato e ideato per funzionare anche con guanti non touchscreen. È normale, perché se siete in un cantiere o state facendo un'escursione e magari avete dei guanti belli spessi, questo dispositivo vi garantirà comunque l'utilizzo del touchscreen. Ora lo metto alla prova con i guanti peggiori con cui si può provare questa modalità, i guanti da cucina. Cioè guardate, non hanno nessuna funzione, non hanno neanche le dita. Se funziona con questi, funziona con qualsiasi tipo di guanto. Siete pronti? Vediamo. Oh mio Dio, guardate, funziona con anche la presa da cucina. È incredibile. Vediamo se riesco anche a farlo swipe per tornare indietro. Olè! Mamma mia! Vi voglio mostrare un'altra funzione veramente molto utile, che è la funzione attrezzi, dove all'interno trovate la bussola, il fonometro, il misuratore, il pendolino, il contapassi e anche il goniometro. Anche perché questo device ha praticamente tutti i sensori possibili e immaginabili, oltre al sensore delle impronte digitali, all'accelerometro, il giroscopio, il sensore di prossimità e anche il barometro. Andiamo a provare giusto la bussola. L'N rosso indica il nord. Andiamo a roteare lo smartphone per capire in che direzione è il nord. Eccolo qua, rispetto alla mia postazione YouTube si trova in questa direzione. Vi dico anche che se siete abituati a usare lo smartphone per i pagamenti digitali, non vi preoccupate, perché questo modello è anche dotato di NFC. Andiamo a fare un tour delle varie modalità della fotocamera. Come prima cosa troviamo il Night Vision, che dopo andremo a testare. Questa telecamera, come vi dicevo, registra video in 2K a 30 fps oppure in Full HD a 60 fps. La foto classica, la foto super professionale con la 108 megapixel, il filtro della bellezza e tante altre funzioni come la panoramica, il lettore del QR code, lo sfocato e anche la GIF. E in più, non so se lo sapete, ma questo device ha anche la modalità underwater, con cui potrete fare foto o anche registrare il video completamente in immersione. E ora vi mostro un video in alta definizione e delle foto che ho scattato direttamente da questo smartphone. Che dire, veramente perfette le foto con la 108 megapixel, ottime anche le panoramiche e anche la macro è andata oltre le mie aspettative. Per quanto riguarda i video, sono veramente stabili e di buona qualità, perfettamente in linea con gli altri smartphone della sua stessa fascia di prezzo. È arrivato il momento di testare il Super Night Vision. Andrò a spegnere tutte le luci e vedremo come si vedrà direttamente al buio col Fossibot F102 rispetto alla Sony Z Vlog. 3, 2, 1, questo è quello che si vede con la Sony Z Vlog e questo è quello che si vede con il Night Vision di questo Fossibot. Guardate, si vede tutta la mia postazione, si vede anche gli inserti della maglietta. È veramente una funzione molto utile, soprattutto per chi come me è abituato spesso a fare scatti notturni. E ora non ci rimane che testare anche il potentissimo Mega LED. Per darvi un'idea della sua potenza, adesso andrò a spegnere nuovamente le luci e metteremo a paragone questo bestione con il flash di un altro rugged phone. Partiamo dal flash dello sfidante, ossia il Blackview BL6000 Pro. Guardate, la luce anche qui è già abbastanza buona, perché comunque è un rugged phone, però non è niente di eccezionale. Infatti, se sposto il flash verso destra o verso sinistra, non riesce interamente a illuminare perfettamente la stanza. E questo invece è il Mega LED del Fossibot F102. Guardate che luce pazzesca, fa addirittura riflesso sulla mia armatura di Vegeta, e anche se mi sposto verso destra o verso sinistra, l'intera stanza rimane comunque perfettamente illuminata. Veramente tanta roba. E ora, visto che lo voglio testare a 360 gradi, andiamo su YouTube, andiamo a fare un bellissimo test dell'audio. Aumentiamo il volume, lo metto in 16 noni. Sentite che potenza! Come vi dicevo durante l'intro, ha doppio speaker, 1 e 2, così da dare un effetto a 360 gradi quando guardate film o serie TV. E anche la qualità non è affatto male. E ora vi mostro quello che vi dicevo prima. Guardate, se vado a coprire le due griglie di destra con le dita, come l'audio viene dimezzato. E invece se vado a coprire quelle di sinistra, l'audio non cambia assolutamente.
E come prova finale ho svolto anche un test game su tantissimi giochi 3D come Sonic, Modern Strike e Asphalt Nitro e devo dire che questo processore si è comportato veramente molto bene. Tutti i caricamenti sono stati precisi e rapidi, anche nelle scene più movimentate, come vi dicevo, con refresh rate da 120 Hz non ho riscontrato nessuna imperfezione, dissipa veramente molto bene il calore, per non parlare dell'autonomia di gioco che con questa batteria da oltre 16.000 mAh potete anche giocare più di 24 ore di fila senza il rischio di poterlo scaricare. Concludo come sempre con i pro e contro. Tra i pro ho inserito il comparto fotografico, la resistenza e ovviamente la batteria. Tra i contro ho messo le dimensioni, ma è anche normale perché con una batteria di oltre 16.000 mAh non si poteva progettarlo più sottile di così. Se vi è piaciuta questa recensione lasciate un like e iscrivetevi al canale. Vi ricordo che sempre in descrizione vi ho lasciato il link diretto di questo Fossil F102 e i link di tutta l'attrezzatura che utilizzo per fare video su YouTube. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!